Ciao ragazzi, eccoci qua con questo piccolissimo tutorial di approfondimento su BoxSim. Mi è stato chiesto più volte come si potesse calcolare una rete di Zobel o uno Snabber, vale a dire una cella antirisonante, antiinduttiva. Ok, è molto semplice, basta avere i dei driver in questione e andare a copiare nell'apposita finestra, quindi si va sulla voce extra, correzione dell'impedenza, si apre questa finestra, ok? Non bisogna fare altro che andare a copiare i valori TS del driver in questione. Di norma si va a correggere l'area induttiva di un buffer o quando bisogna, diciamo, calcolare o impostare un filtro passabasso, ok? Quindi quest'area potrebbe dare fastidio e quindi va spianata. Allora, nella fattispecie useremo l'HV161, quindi vanno copiati questi dati richiesti, vale a dire la RE, il QS, la frequenza di risonanza, il QMS e l'LE, ok? Che trovate sempre nel datasheet, ok? Vedete che vi spiega, vi mostra come diciamo impostare la cella, la rete, ok? Per quanto riguarda la correzione dell'induttanza, c'è questa cella RC che va disposto in questo modo, ok? In parallelo al driver. Andiamo sul nostro area per impostare il crossover, quindi ci dice che bisogna mettere in serie questi due valori in parallelo al nostro woofer, quindi l'HV161. Serve una resistenza da 6,1, si può arrotondare anche a 6, non c'è nessun problema, 6, e un condensatore da 18,54, si può arrotondare anche a 20, ma sapete 19 è uguale, io metto 20 che di norma è facile da trovare, ok? E ora è questo la classica curva che si impenna, ok? E vediamo applicando la cella cosa succede. E voilà, si è spianata, vedete? Questo è quanto per quanto riguarda quella induttiva. Ora andiamo a scollegare il nostro woofer, attiviamo il tweeter e vediamo la curva di impedenza del nostro HT263 e il nostro picco classico, ok? Andiamo a inserire in questo caso i valori richiesti del nostro tweeter, che sono rispettivamente allora una RE, pardon, da 6 e 5, poi abbiamo un QS da 1 e 23, frequenza di risonanza a 1000, QMS vale 3,5 e l'induttanza l'LE vale 0,07. Ok, benissimo. Allora, questa è la nostra celletta, ok, e anche questa va in parallelo al nostro driver e loro i componenti vanno in serie e abbiamo bisogno di una RE che vale 8, arrotondiamo anche questa a 9, quindi una resistenza da 9, poi abbiamo un induttore da 1,3, si può arrotondare, 1,3, mettiamo anche il valore della loro resistenza approssimativo, e un condensatore anche in questo caso da 20, ok, 20,
e vediamo l'effetto che fa. Questo è senza e questo è con. Voilà, deciso free. Abbiamo anche spianato il picco di impedenza. Questo è quanto. Si può anche fare una sola rete che ne comprende tutti e due, ok, vedete? Una sola rete che comprende sia quella antirisonante che quella antiinduttiva, ok? Né più e né meno, basta disporre i componenti come indicato. Ragazzi, questo è quanto, non c'è altro da aggiungere, ok? Spero di essere stato chiaro, laddove non lo fossi stato mi fate sapere come solito. Alla prossima, ciao!